La sinistra ama così tanto i poveri, che ne crea di più ogni volta che sale al potere. Ho pochi capelli, perché il mio cervello è così grande, che li spinge fuori. Solo Napoleone ha fatto più di me. Ma io sono decisamente più alto. Se io, curando gli interessi di tutti, mi prendo cura anche dei miei, non si può parlare di conflitto di interessi. Io sono il Gesù Cristo della politica. Sono una vittima paziente, sopporto tutti, mi sacrifico per tutti. Vinco sempre, sono maledetto per vincere. Solo io posso dare una svolta a questo paese. Vi dico la verità, se vivessi in un paese dove non ci fosse un giorno fissato per le elezioni, diventerei un rivoluzionario, se non un terrorista. E questo perché amo troppo la libertà. Senza libertà un uomo non è un uomo. Non ha dignità. Sono un uomo d'onore, una persona sincera, un gentiluomo di assoluta moralità. In Italia vengo quasi visto come un tedesco per il mio maniaco del lavoro. Inoltre vengo da Milano, la città dove le persone lavorano di più. Lavoro, 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 sono quasi tedesco. Il legame tra la mia esperienza di imprenditore e quella di politico, è tutto in una parola: libertà. Per definizione, come primo ministro non posso essere un bugiardo. Devi fare una battuta ogni 10-15 minuti. È un modo per tenere alto il morale. Non siamo un paese civile, se possiamo leggere su un giornale ciò che una signora dice al suo fidanzato o marito. Dobbiamo essere capaci di parlare una lingua di pace, ma non di resa. Un uomo affamato non è un uomo libero. La libertà dalla fame è un diritto fondamentale. Senza questa libertà, tale diritto fondamentale non può esistere. Non ho mai capito dove sia la soddisfazione, quando ti manca il piacere della conquista.